Bentornati nel mio canale con l'ultimo progetto del 2022. Il protagonista di oggi è il filato paprika della Lana Gatto. È un gomitolo molto bello, anche se non si vede dalla telecamera, è un filo con dei filamenti lurex dello stesso colore, molto bello e molto elegante. Per quanto riguarda la composizione del filato, abbiamo 43% di alpaca fine, 20% di poliestere, che poi sarebbe il filamento lurex, 19% di lana e 18% di nylon. Sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 175 metri, quindi ha una buona resa. Io lo devo lavorare con l'uncinetto numero 6 e come vedete è un filo molto bello grosso e adesso possiamo iniziare con il tutorial. Con l'uncinetto numero 6 vado ad avviare una catenella di, che deve essere multiplo di 8. Nel mio caso 56 catenelle che poi vado a chiudere in cerchio e 56 catenelle corrispondono all'incirca 57-58 centimetri, quindi deve essere una circonferenza che passi dalla testa. Se cambiate filate uncinetto, dovete tener presente la circonferenza della testa, quindi deve passare dalla testa. Vado a caricare le mie 56 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e vado avanti fino a 56. Se volete una scollatura più abbondante potete aumentare il multiplo che di 8, quindi potete aggiungere 8 che poi risulterà un motivo in più o 8 più 8 che risulteranno poi due motivi in più del punto che ho scelto. Una volta fatte le 56 catenelle chiudo in cerchio e vado a lavorare delle maglie alte, un totale di 56 maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, vado nella catenella a fianco e lavoro un'altra maglia alta, vado a fianco, maglia alta, a fianco maglia alta e proseguo questo fino a lavorare tutta la mia circonferenza. Una volta che ho terminato di lavorare le 56 maglie alte, adesso vado a lavorare il punto che ho scelto. E per quanto riguarda il punto dobbiamo lavorare un punto V e un ventaglietto di 5 maglie alte, quindi iniziamo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Questo è il mio primo punto V. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta lavoro il ventaglietto di 5 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, 4 e 5. Quindi dobbiamo alternare punto V e ventaglietto, saltando sempre 4 maglie, 3 maglie di base. Nella quarta dobbiamo lavorare il punto V. Quindi 1, 2, 3, nella quarta maglia alta, punto V, che consiste in una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Adesso devo lavorare il ventaglietto di 5 maglie alte, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta maglia alta, ventaglietto di 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5 e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro.
Quindi dobbiamo alternare questi due punti, saltando 3 maglie di base. Nella quarta lavoriamo un punto V e un ventaglietto, un punto V e un ventaglietto. Terminato il primo giro, vado a chiudere con una maglia bassissima nel punto V. Adesso dobbiamo ripetere il giro numero 1, dove faremo anche gli aumenti, quindi i giri che si ripetono sono due, le maglie alte e punto V e ventaglietto. Quindi ogni volta che facciamo il giro delle maglie alte dobbiamo inserire degli aumenti, che devono essere sempre divisibili per 8. Quindi io vado a inserire un totale di 24 aumenti. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado al centro della catenella e lavoro una maglia alta. Vado qui dove ho la maglia alta e lavoro una maglia alta. Sul ventaglietto di 5 maglie alte vado a lavorare 5 maglie alte più un aumento. Quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta. Vado a fianco una maglia alta e a fianco lavoro un aumento, quindi in una maglia di base lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è il mio primo aumento. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta. Qui tra uno spazio di un motivo e l'altro lavoro una maglia alta e questo mi risulta come secondo aumento. Quindi vado a continuare la lavorazione inserendo un totale di 24 aumenti. Alla fine, da 56 maglie alte di partenza, ci troveremo con 80 maglie alte. Quindi vado a lavorare maglie alte su maglie alte e dove ritenete opportuno inserite l'aumento, che devono essere in totale 24. Quindi vado nella catenella maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, qui lavoro un altro aumento. Ecco come si presenta lo sprone dopo aver fatto i 24 aumenti. Quindi adesso ci ritroviamo con 80 maglie alte, che è sempre multiplo di 8. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Devo riprendere il motivo dei punti V e dei ventaglietti. Quindi, una volta chiuso, inizio alzandomi con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Rientro nello stesso punto e lavoro il mio primo punto V. Fatto il primo punto V, salto sempre 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta lavoro il ventaglietto di 5 maglie alte. Quindi il motivo non è cambiato. 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3 nella quarta maglia alta, di nuovo maglia alta, catenella e maglia alta. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta di nuovo il ventaglietto di 5 maglie alte e proseguo questo fino a terminare il giro. Dal giro successivo dobbiamo inserire di nuovo 24 aumenti. Andate avanti e poi vi faccio rivedere come inserire gli aumenti. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il punto. E come vedete vado a chiudere, salto 1, 2, 3, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Devo lavorare di nuovo gli aumenti, quindi vado a ripetere i 24 aumenti. Da 80 maglie alte che abbiamo ricavato con 24 aumenti, con
i successivi aumenti che andremo a inserire avremo un totale di 104 maglie alte. Quindi dobbiamo andare avanti in questo modo inserendo gli aumenti fino ad arrivare alla nostra larghezza e alla nostra lunghezza. Quindi vado a inserire di nuovo gli aumenti. Inizio con 3 catenelle e il primo aumento lo vado a inserire proprio sulla prima maglia alta. Quindi 1. Nella catenella una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta. Sul ventaglietto di 5 maglie alte dobbiamo lavorare una maglia su ogni maglia sottostante, però dobbiamo inserire un altro aumento. Quindi qui al centro tra un motivo e l'altro inserisco il secondo aumento, quindi una maglia alta. Qui dove ho le maglie alte vado a inserire maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Qui inserisco un altro aumento e quindi ho un totale di 1, 2 e 3 aumenti. Quindi sulle maglie alte inseriamo una maglia alta in più. Quando andiamo a lavorare nello spazio tra un motivo e l'altro, lavoriamo una maglia alta che equivale a un aumento. Quindi qua una maglia alta e qui un'altra maglia alta che equivale a un aumento. Questo perché noi dobbiamo lavorare su ogni maglia alta sottostante. Non dobbiamo lavorare qui al centro e quindi la maglia alta che lavoriamo al centro ci risulta come aumento. Andate avanti in questo modo fino a inserire i 24 aumenti. Poi vi faccio vedere come ripartire e dobbiamo proseguire in questo modo. Ecco come si presenta lo sprone dopo aver fatto 2 giri di aumenti. Quindi ho alternato il motivo di ventaglietto e 5 maglie alte e dove abbiamo fatto le maglie alte ho inserito 24 maglie alte in più, che sarebbero i nostri aumenti. Quindi qui 24 maglie alte, abbiamo 80 maglie alte da 56 di partenza, poi il motivo, di nuovo 24 maglie alte in più e ho un totale di 104 maglie alte. Adesso vado a riprendere il motivo. Il motivo non è cambiato, quindi dobbiamo andare avanti con questa sequenza fino ad allargare il nostro sprone e raggiungere le nostre circonferenze. Quindi vado a riprendere il motivo. Iniziamo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione. Rientro nello stesso punto e lavoro il punto V. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta ventaglietto di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto di nuovo 3 maglie alte di base, 1, 2, 3, nella quarta di nuovo il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. E proseguo questo fino a terminare il giro. Il giro successivo, che sono maglie alte, inseriamo di nuovo gli aumenti e andiamo avanti fino alle nostre circonferenze. Io poi vi dico quanti giri ho fatto in tutto e quant'è il mio sprone. Sono andata avanti con la lavorazione fino ad arrivare a una lunghezza di 18 centimetri e una larghezza di diametro di 50 centimetri. Quindi per me va bene, mi sono fermata con gli aumenti. Ho lavorato alla fine, conto solo il giro di maglie alte dove ho fatto gli aumenti, 1, 2, 3, 4 e 5 giri con aumenti. Quindi ho iniziato con 56 maglie alte e adesso mi ritrovo con di 152 maglie alte. Se invece voi volete andare avanti con la circonferenza, perché non avete raggiunto la vostra larghezza del seno e delle spalle, andate avanti fino ad avere la vostra circonferenza giusta. Nel mio caso sono 50 centimetri di diametro e quindi per me va bene.
Una volta fatto questo, adesso vado a lavorare dritto senza aumentare più il motivo, continuando con le maglie alte su ogni motivo e poi riprendere il motivo e vado avanti fino alla mia lunghezza. Quindi poi una volta che ho stoppato con gli aumenti, inizio a lavorare con uncinetto numero 6, 6 e mezzo, per dare più morbidezza alla mia cappa. Quindi io già mi sono portata avanti, vado a lavorare il giro di maglie alte, il giro di maglie alte dove ho il motivo una maglia alta su una maglia alta sottostante. Qui per esempio ho 5 maglie alte del ventaglietto, vado a lavorare la maglia alta su ogni maglia alta sottostante di un totale di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qui invece ho il punto V e vado sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado sulla maglia alta centrale, una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta, quindi un totale di 3 maglie alte. Qui invece lavoro le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. E qui dove ho il punto V lavoro 3 maglie alte, una sulla maglia alta sottostante, una nella catenella e una sull'altra maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro senza fare aumenti. Dal giro successivo riprendo la lavorazione del motivo. Arrivata al termine del giro chiudo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. Vado a riprendere il motivo traforato. Quindi inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione. Rientro nella stessa maglia di base e lavoro un'altra maglia alta. Questo è il mio primo punto V. Salto sempre 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta lavoro 4 maglie alte, quindi il motivo traforato non è cambiato. Lavoriamo sempre allo stesso modo. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta lavoro il punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a continuare questa lavorazione alternando il giro di maglie alte, il giro traforato fino alla mia lunghezza. Io poi vi dirò quanti centimetri è lunga la mia cappa. Proseguito la lavorazione fino ad arrivare a 28-29 centimetri e mi sono fermata. Una volta che ho terminato la lavorazione, sempre ripetendo il punto, come vedete è molto bello, e il filo presenta questi filamenti di lurex e danno un'eleganza a questa cappa, questa maglia cappa, che poi alla fine è una maglia, anche se corta, però dà la sensazione di una cappa. Una volta fatto questo, ho piegato a metà e ho lasciato 18 centimetri da una parte e 18 centimetri dall'altra e ho messo dei marcapunti e questo è la restante parte che sono 48 centimetri del mio busto. Quindi se voi siete andata avanti con la lavorazione, avete fatto più aumenti, piegate a metà e vedete quanto è il vostro scalfo. Come vedete io sono scesa di parecchio, quindi per quanto riguarda la manica ho un totale di sempre 29 centimetri, quindi scende sulla manica. Una volta che ho piegato e ho messo i marcapunti, vado a fare l'ultimo giro di maglie alte. Vado a riprendere il giro delle maglie alte. Quindi sul ventaglietto di 5 maglie alte vado a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta di un totale di 5 e dove il punto V lavoro le maglie alte una sulla maglia alta, una nella catenella e una sull'altra maglia alta e sono un totale di 3. Adesso devo chiudere la parte del davanti con il dietro.
io mi ritrovo sul punto V. Con maglie bassissime mi riporto al centro del punto V e qui ho l'altra maglia alta e vado a prendere una maglia alta con maglia bassissima da questa parte e una maglia alta dall'altra parte, quindi ho chiuso in questo modo. Adesso faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. 1, 2 e 3. Vado dove ho la catenella e lavoro una maglia alta. Sulla maglia alta vado a lavorare una maglia alta. Qui ho il ventaglietto di 5 maglie alte, lavoro una maglia alta su ognuna di essa, quindi di un totale di 5. E proseguo questo fino a terminare il giro. Poi vi faccio rivedere come chiudere dall'altra parte. Dove ho il punto V, lavoro un totale di 3 maglie alte, quindi una sulla maglia alta, una nella catenella e una sull'altra maglia alta. Arrivata anche da questa parte, lavoro una maglia alta sulla maglia alta del punto V. Entro con una maglia alta e prendo sia la catenella del primo punto V che la catenella dell'altro punto V. Quindi vado a fare in questo modo. Entro da tutte e due le parti e lavoro una maglia alta e una maglia alta sull'altra maglia alta e ho chiuso anche questa parte. Vado a lavorare maglie alte fino a terminare il giro e poi la nostra maglia è pronta per essere indossata. Quindi io mi fermo a questo punto, però se voi volete continuare la lavorazione potete andare avanti con i giri. Potete anche fare un vestito. Questa è la lavorazione. Come vedete è molto carina, il filato è molto bello. Detto ciò, questo è l'ultimo progetto del 2022. Ci vediamo nel 2023 con nuovi progetti e nuovi filati. Iscrivetevi al canale, ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete iscrivervi e farne parte. Grazie per la visione e buon Natale!